Ci sono anch'io. Siamo arrivati a Trevelin e non ho ancora provato la sanità argentina. Abbiamo provato solo quella cilena ed è gratuita. Allora, ho avuto un problema intestinale che continuava a perdurare, non si fermava nemmeno con le medicine che avevamo, e quindi abbiamo deciso di andare a un piccolo ospedale che c'era a Chaiten, e mi hanno dato diversi medicamenti che abbiamo preso ieri a Futalefu perché non c'erano a Chaiten, e credo mi stiano già facendo meglio. Infatti sono in piedi. No, spieghiamo bene. Siamo andati in ospedale per fare degli esami, cercare di capire la causa, perché avevamo delle medicine, però non si comincia una terapia così a caso. Per cui siamo andati là nella speranza di fare degli esami. Questi esami purtroppo non ci sono stati fatti. È stata praticata una terapia reidratante perché pareva un po' disidratata, e in più gli hanno fatto delle medicine un po' ad ampio spettro, diciamo, per colpire un po' di tutto, ma con questa la situazione non si è risolta. Infatti è andata avanti altre 13 ore con delle scariche di diarrea, e pareva che non si fermassero. Poi abbiamo aumentato semplicemente la dose delle medicine che avevamo in casa e siamo riusciti a bloccarla. E poi il giorno dopo, per cui una volta che siamo arrivati a Futalefu, siamo andati in farmacia e abbiamo acquistato dei probiotici, e adesso abbiamo iniziato questa terapia con i probiotici, per cui il fatto di aver bloccato le scariche, Elena ha cominciato a mangiare bene, a mangiare meglio e a reidratarsi per via orale. Adesso la situazione è decisamente migliorata. Ora speriamo che con questi probiotici il suo intestino si possa sistemare. È vero anche che siamo tornati in Argentina, per cui cambia anche l'acqua che si beve, e speriamo. Raccontiamo questa cosa perché per far capire che alla fine in un viaggio ci si può anche ammalare, soprattutto in un viaggio lungo come il nostro. Non è la prima volta che ci capita, insomma, ci siamo già ammalati diverse volte. Era la prima volta che provavamo un ospedale. Vediamo il lato positivo, abbiamo visto come funziona un po' anche la sanità, no? In Cile, e speriamo di non vederla in altre parti. Però l'importante è che, insomma, adesso io mi sento decisamente meglio. Sicuramente anche il riposo ha aiutato. Infatti ci siamo fermati a Chaiten più tempo rispetto a quello che avevamo previsto. Avevamo previsto solo 2 notti per visitare il vulcano. Alla fine il vulcano l'ha visitato solo Mirko, ha detto che era molto bello, e poi ci siamo fermati appunto per riposarci. Siamo arrivati ieri a Trevelin, siamo a casa, ospitati a casa di amici. È stato bello tornare in Argentina. Gli argentini, come diciamo sempre, sono davvero un popolo, crediamo che sia il popolo più generoso che abbiamo conosciuto in questo viaggio. Davvero sono molto aperti, gli piace molto parlare, scambiare esperienze, così, quindi è molto bello. Penso che ci fermeremo qua per 3 notti. E ringraziamo tra l'altro i nostri amici di Puerto Madryn, che sono stati loro a farci conoscere questi nuovi amici. Quindi salutiamo Andrea, Leandro e Emma, nella speranza di rivederli presto. Rientrando in Argentina adesso risaliremo per vedere la parte appunto della Patagonia argentina, e quindi andiamo a visitare questa Trevelin. Wow, da questo albero meraviglioso. Non sono come le pigne di Montevideo. Oh. Non è un tuo regalo. Guarda quante! È per me, amore? Grazie, ma vediamo le... Belle, hanno quasi le spine, che carine che sono. No, è un regalo per te. Ah, una per me e una per te. Grazie, amore, che belle che sono. Trevelin è come Puerto Madryn, dove siamo stati, e tutti i paesi vicini, stata fondata dai gallesi alla fine del 1800,
E quindi in questi posti ci sono delle sale da tè e sono rimaste proprio alcuni tratti della cultura gallese, nel cibo, in quello che si beve. E in molti di questi paesi, per esempio, ci sono degli stemmi gallesi o i draghi, e ci sono anche dei doppi cartelli scritti in spagnolo e in gallese. È molto carino. Eccolo il vecchio ponte fatto ad archi. E i vigneti, perché anche qua in Patagonia sta iniziando la produzione del vino da qualche anno. Prima era solo a Mendoza, invece adesso è anche qua, quindi ci sono molte aziende vinicole e qui appunto ci sono tutte le viti. Che bello! Doppia scritta, spagnolo, gallese. Eccoci qui col buio, la città fantasma. Papà, C'è solo il rumore di Mirko che apre i biscotti per Rebecca. E oggi siamo pronti a visitare Parque Los Alerces. Ci hanno detto che in questo periodo praticamente c'è solo un bus alla giornata, quindi dovrebbe passare alle 8:45 e poi il ritorno dovrebbe essere alle 16:30. Ora, il parco è un po' come Torre del Paine, quindi è possibile rimanere all'interno anche più giorni facendo il trekking, oppure fare un'escursione di una giornata. Noi abbiamo scelto questo anche perché molti camping sono chiusi, credo tutti siano chiusi, e quindi faremo dei trekking in giornata. È possibile fermarsi in diverse stazioni, però bisogna scegliere quale stazione, perché il collettivo è solo uno, quindi quando scegli la stazione dove scendi lì rimani e fai tutti i sentieri insomma intorno. E noi, parlando con appunto i nostri amici qui, abbiamo deciso di fermarci a Lago Verde e lì faremo un po' di percorsi. Abbiamo all'incirca appunto 6 ore. Abbiamo portato cibo, abbiamo portato acqua, ci hanno detto che l'acqua è limpidissima, si può bere, quindi una volta che avremo finito le nostre delle borracce la riempiremo. Andiamo ad esplorare il parco. Siamo arrivati dopo 2 ore, Rebecca sveglia e sta già correndo nella neve, alla passerella che attraversa il Rio Arayanes, e dovremmo essere vicini a un circuito che ci farà vedere ben 3 laghi, 2 o 3 laghi, non siamo ancora riusciti a capire bene. Comunque, Facciamo vedere anche il panorama pian pianino, che è meraviglioso. Si preannuncia una giornata fresca ma con un po' di sole, e questo ci potrebbe permettere di sopravvivere. Sono le tracce di un gattone. Mirko? Eh sì, guarda qua. Come il gatto? Gatto? Guarda, non so che traccia sia, ma qua. Però andava di là. Mirko? Ecco, le dimensioni sembrano piccole, vediamo un po'. È comparso il sentiero. È comparso il sentiero. Stamattina stavamo facendo colazione con il nostro amico Cesar, parlando del più del meno in attesa di aspettare l'autobus, e lui ha cominciato a raccontarci delle storie relative ai puma. Ma non preoccupatevi, non vedrete. Però se doveste vederlo fate così, così, così. E allora adesso tracce. Passerella o Mirador? Vediamo da dove arriva. Lui arriva dal Mirador.
Ah, ci sono anche impronte di piccione o gallina. Ah, qua però stava andando di là, tesoro. Ha cambiato. Noi andiamo dove non va lui. Dai, dove vuoi andare? Andiamo al Mirador Andiamo al Mirador. e poi andiamo alla passerella. Vicini? Grifondoro, tenete il passo? Qua ci sono le tracce. Sì, brava, la mia Stava andando, no? esploratrice. Come hanno il sangue freddo? No, hanno il sangue caldo. Sono mammiferi, gattoni. Come il gatto della Fiscas. Cesar e Alejandra hanno un bellissimo gatto che a me ricorda molto il gatto della pubblicità della Fiscas. E allora tutte le volte che lo vediamo diciamo, ah, il gatto della Fiscas. Ecco, Senti? siamo arrivati. Oh! Che spettacolo, eh? Questo qua Volare che sta nascendo, il sole. questo qui è il Rio Arrayanes. Quello lì è un lago, non mi ricordo il nome, però molto molto bello. Questo è l'acqua. Se si sta in silenzio si sente il rumore delle gocce che cadono dallo sciogliersi della neve sugli alberi. Adesso ci dirigiamo verso la passerella. Tutti i punti del cervo. Si scivola, eh? Sembra più di un cervo dalle impronte. Deve essere un maschio o una femmina forse, o anche di più. Ah, ma non sono cervi, sono mucche. Mucche. Che cani, mamma. Cavolo, noi pensavamo di aver trovato dei cervi. Bella mucchina. Guarda che era mucchina. Scappa. Che scappa? Così. Stava mangiando, l'abbiamo disturbata. L'altra è scappata giù di qua. No, è un cane questo. No, era una mucca, No, tesoro. è un cane. No, è un vitello. Un vitellino. Dov'è? È andato. Scappato. Forse c'è un passaggio interdimensionale dentro. E noi Dove andiamo? andiamo verso la passerella. Vero? Guarda che è uscito il vitellino. Ciao! Guarda qua. Cara! Ciao piccoletto! Ha paura, paura, paura. Se n'è andata dalla sua mamma, amore. Via. Era il vitellino che facevo con le impronte piccoline. Eh sì, Vediamo Mirko quante volte cadrà oggi. grazie. Non puoi saltare questo, vale? Non sono sulla passerella. Io amore non volevo saltare. Nessuna intenzione. Attenti che ci sono buchi sulla passerella. Wow. Ci siamo solo noi. In tutto il parco, credo. No, ci sono i due ragazzi francesi che però si sono fermati sotto all'ingresso del parco. Siamo silenziosi. No, non c'è niente. Ci hanno detto che questo è uno dei parchi più belli dell'Argentina e soprattutto il più selvaggio, quindi il meno conosciuto e il più, diciamo, quello che è rimasto più variato nel corso degli anni. Questo è molto bello, effettivamente l'acqua è limpidissima. Perché travala così, papà? Perché è una passerella. Che meraviglia, proprio bello, bellissimo. E sicuramente la neve rende tutto ancora più magico.
Una zona dove ci sono i puma per prevenire un incontro. Non camminare da solo, tieni sempre vicino i bambini. Se incontra un resto di animale morto, non avvicinarti e non lasciare in giro il mangiare. Se vedi un puma, non correre, devi fermarti e osservarlo. Devi prendere i bambini in braccio, agitare le braccia sopra la testa, retrocedere lentamente. Se il puma si fa più aggressivo, non devi dargli le spalle, gridare forte e devi difenderti aggressivamente. Se vedi un puma, avvisa subito il guardaparco più vicino. Niente cani, Adesso- niente toccare i fiori, niente capanne, niente fuoco, niente fumare. Niente, amore, niente di niente. Solo camminare. Solo camminare. Camminare e attenti ai bastoni, c'è scritto lì. E attenti ai bastoni che cadono. Noi adesso percorriamo il sentiero Luan Solitario di 1,5 km, difficoltà bassa, perfetta per noi, 30 minuti. Vamos! Questo si chiama il sentiero del Juan Solitario perché questo è il nome che davano i Mapuche, cioè gli abitanti originari di questa zona, ai larici millenari. E quindi andiamo a incontrare questi larici millenari. Possono arrivare a più di 50 metri, Wow. Cosa? Il fumo? questi larici. Questo è il rumore di questi meravigliosi passerottini che stiamo vedendo fra gli alberi e sono difficili però da scorgere perché sono piccolini, hanno sulla testina una banda gialla e sembra che camminino sui tronchi dell'albero, sembra quasi che lo scalino il tronco più che volare e sono davvero carini. Rebecca sta passando in tutte le pozzanghere. Perché io passo. Tu puoi, certo, ma... I suoni della natura sono la musica più meravigliosa che abbiamo mai sentito. Qua si può vedere già all'inizio del fiume con la sua acqua cristallina, perché si vede praticamente il fondale, e nasce dalla confluenza di due laghi. In realtà questo parco è un concatenarsi di laghi e fiumi, cioè laghi che raccolgono l'acqua dei ghiacciai, che formano dei laghi da cui originano dei fiumi che poi generano altri laghi e così via fino ad arrivare al Rio Horizon e poi al lago che porta alla diga che è stata costruita nei pressi di Trevelin, e in realtà siamo a pochissima distanza da Futaleufu, tant'è che dalla diga di Trevelin origina il fiume e questo fiume qua è navigabile fino a Futaleufu. E Futalefu, che è l'ultimo paese cileno prima della frontiera, abbiamo scoperto che in lingua nativa significa fiume grande. Il terreno qui è composto da diverse parti. La parte ocra dice, questo cartello, che è di origine vulcanica, portata qui con le eruzioni. Ricordiamo che siamo molto vicini a Chaiten e
tutta la parte cilena di questa cordigliera andina è caratterizzata dalla presenza di vulcani. A questa polvere ocra si mescola quello che è una polvere un po' più scura, che è l'humus, per cui tutta la parte di origine naturale, di origine vegetale per lo più in questo caso, che si origina da quella che è la decomposizione del materiale organico. Questa mescola messa insieme a quello che è la potenza delle radici, all'acqua e alle condizioni climatiche genera questa foresta che è così rigogliosa e così ricca, quindi non solo per l'acqua e per il sole, ma anche per quanto riguarda tutto il materiale che è presente nel suolo. Siamo arrivati a Luan solitario, cioè il larice solitario. 300 anni, diametro 62 centimetri. Questo. No, amore, un lago, eh? No, mare. Guarda, fermi, fermi. Guarda. Sì. Stiamo per chiudere il circuito della passerella del lago Menendez e del Rio Arianes. Sono in tutto 3,5 km. A noi in realtà sembrano 10. Non è vero, ma non è vero. Uno che va di là e uno che va di qua. Di cosa, amore? Di puma. Di puma. Sì. Abbiamo visto le impronte, vero? Ci stanno seguendo dall'inizio. Siamo andati anche al bagno e i bagni sono aperti, puliti, con addirittura l'acqua, sapone e carta igienica. Non so. Uno che sta andando di qua. Uno sta andando da me. Facciamo che noi andiamo da una parte e Puma dall'altra. E qui nella Patagonia abbiamo anche i bambù e abbiamo una Rebecca che con i suoi pompon vuol far cadere la neve agli alberi. Oh, Rebecca! Abbiamo fatto una scoperta agghiacciante, una nuova specie di coniglio della Patagonia. Ora ve lo faremo vedere. È un coniglio delle nevi. 4. Sì, i funghetti, amore. Dammelo un attimo che lo faccio vedere anche quello lì. Sì. Ma che bello, amore. Un altro ci sono qua e qua. Ma che belli. Io avrei voglia di risottino per i funghi. 4 funghetti. 4 funghetti, amore. Questi sono bellissimi, sono degli alberi che sembrano praticamente levigati, bellissimi, quasi lucidi. Non sappiamo cosa sono, dopo andiamo a cercarli appena abbiamo
una connessione. Si evolve Rebecca, da coniglio è rana ora. Non so se sia un'evoluzione. Un'involuzione. Guarda tutto il fango che è alzato. Tutto il fango. Sono puliti dalle scarpine. Certo amore, è stata un'ottima idea mi pare. Siamo arrivati al lago Voderlaufen e siamo a Porto Limonao. Questo è quello che si vede. Abbiamo incontrato degli amici, ci hanno offerto un passaggio, altrimenti non avremmo mai potuto vederlo, perché con il bus si può fare solo una fermata e dopo lui prosegue il suo cammino. Invece loro ci hanno offerto un passaggio, siamo ritornati al centro informazioni, il centro turistico, che è un po' il punto di partenza. Da qui abbiamo imboccato la strada per Porto Limonao e questo è quello che si vede. Questo è il silenzio e la pace. Fine di questa giornata incredibile. Come altre volte, anche questa il viaggio ci ha regalato tantissime sorprese. La coppia che ci ha invitato poi ad andare con loro a vedere altri punti panoramici si è offerta addirittura di portarci fino a Trevelin, per cui non abbiamo dovuto nemmeno aspettare un po' il freschino, perché comincia a far freschino, il pullman, e ci ha portato fino a qua, per cui abbiamo parlato, abbiamo condiviso, Abbiamo bevuto il mate. Sì, abbiamo condiviso il mate, è stato un momento veramente bello. Curiosità sui pappagallini. Sì. A quest'ora del giorno circa si tendono a riunirsi in gruppi, in sciami, in stormi, in branchi. Eccoli là. E si mettono a far casino. Qua sono solo due. Eccoli là sul palo. Staranno aspettando. E sono colorati, ma che meraviglia. Ciao. Fai vedere il cagnone. E il cagnone, ciao cagnone. Guarda che si danno i bacini. Oh, che carini. E con questo vi salutiamo. Alla prossima puntata.